Benvenuti ad un nuovo video di supporto del manuale di teoria e solfeggio. Un manuale snello nel quale sono contenuti tutti i principi di teoria musicale di base, oltre 130 esercizi fra solfeggi ritmici, parlati, cantati e concetti di ear training. Il capitolo 3 del manuale, come abbiamo visto, è dedicato alle alterazioni. Oggi parleremo delle alterazioni in chiave e delle alterazioni transitorie. Io sono Emanuela Vitali e sono l'autrice del manuale. Mi occupo prevalentemente di insegnamento con lezioni di teoria e solfeggio, clarinetto, sassofono, armonia jazzistica e improvvisazione. Le alterazioni in chiave sono delle alterazioni che vengono poste subito dopo la chiave, prima del tempo. Qual è l'effetto delle alterazioni in chiave? Innanzitutto ci indicano quali note vanno alterate. Per esempio, se in chiave trovo un Si bemolle vuol dire che tutti i Si andranno alterati, e soprattutto che queste alterazioni avranno effetto per tutta la durata del brano, dall'inizio alla fine. Quindi, per esempio, tutti i Si che troverò all'interno del brano dovranno essere suonati Si bemolle. E una cosa molto interessante da ricordare è che, per esempio, per quanto riguarda il Si bemolle, viene posto sulla terza linea in chiave di violino, ma quell'alterazione varrà per tutte le ottave. Quindi, se troverò un Si basso o un Si sopra il pentagramma, anche quel Si dovrà essere suonato bemolle, quindi valgono per tutte le ottave. Poi abbiamo un altro tipo di alterazione, che è quella che viene posta all'interno di una battuta. Se per esempio sto suonando una battuta, ad un certo punto c'è un Si, vado a trovare il bemolle, vuol dire che quel Si va suonato Si bemolle. E quell'alterazione di Si bemolle vale da lì in poi per tutta la battuta. La cosa importante da ricordare per quanto riguarda le alterazioni transitorie è innanzitutto che valgono da lì in poi per tutta la durata della battuta, anche se non sono più segnate, ma una cosa molto importante su cui spesso si fa confusione è il fatto che si crede che valgano per tutte le ottave. Non valgono per tutte le ottave. Se io trovo un Si terza linea e poi trovo un Si sopra il pentagramma nella stessa battuta, quello non sarà bemolle, vale solamente per il Si che si trova sulla terza linea. Quindi alterazioni transitorie valgono per la nota sulla quale sono poste, per la battuta nella quale sono poste e soprattutto soltanto per l'ottava della nota in cui sono poste. Su questo aspetto molto spesso si crea confusione. Infatti gli editori molto spesso mettono le cosiddette alterazioni di cortesia. Le alterazioni di cortesia sono delle alterazioni dette anche di rammento, che servono a ricordare che quella nota è be quadro o che quella nota è bemolle o che quella nota è diesis. Quindi potrebbero anche non essere inserite, ma per cortesia appunto vengono inserite. Per quanto riguarda le alterazioni consiglio di fare sempre molta attenzione, perché molto spesso si creano degli errori piuttosto banali per dei concetti di teoria molto semplici. Alla pagina 26 del manuale di teoria e solfeggio ci sono diversi esercizi per fare pratica su questo argomento ed evitare di fare errori piuttosto banali. Nel prossimo video di supporto al manuale andrò a parlare di aspetti più tecnici del solfeggio parlato e ritmico, con delle strategie di studio molto utili per migliorare in maniera molto importante la resa dei solfeggi. Come dico sempre, il solfeggio è l'anticamera del buon suonare. Ci vediamo quindi al prossimo video di supporto del manuale di teoria e solfeggio.